Salve e benvenuti alla Piana di Astrek. Io sono Jack Sunset e in questo video della Lord dei Gormiti vi riassumerò a grandi linee il corto riguardante la terza serie, Eclissi Finale. Ma prima, sigla! L'ultima volta Helios era passato dalla parte del male e con lui anche tutto il suo popolo. O quasi. Con un bombardamento a tappeto sulla foresta silente, i popoli del male dimostrano la loro vittoria schiacciante e sono pronti per un'ultima battaglia finale. Barbataus, Colossus e Carapax si addentrano in ciò che rimane della foresta silente per raggiungere l'altare della vita, elemento mai citato o spiegato e che non verrà più nominato. Pronti ad essere sconfitti definitivamente, si stringono in un ultimo abbraccio di addio. La disperazione dovuta al tradimento di colui che credevano amico, del senso di sconfitta e del loro incombente futuro li portano alle lacrime, o almeno a Carapax. E dato che le lacrime sono l'arma più potente su Gorm, una di queste, pregna del loro amore, finendo nell'altare, crea un fascio di luce verso il cupo cielo. Luce come speranza, luce come amore, luce come pace. L'occhio della vita viene richiamato da questo oggetto e fondendo la sua energia con esso, richiama il sommo luminescente, signore della luce e sovrano della mistica regione della luce bianca, e anche Grandalbero, il signore della foresta, Nobil Mantis, il signore dei mari, e l'antico Thor, signore della terra. Alla vista di ciò, per la prima volta Magor si palesa ai suoi sudditi, con un avatar o con la sua vera forma. Questo è da ragionare. Risveglia Armageddon, il signore del vulcano, e Devil Phoenix, il signore dell'aria. Infine apre una porta ultradimensionale per la regione dell'oscuro orizzonte, richiamando quindi Obscurio, signore delle tenebre e antico principe del male. Piccola nota: in altre fonti, come magazine o descrizione delle carte o anche libri, l'origine dei vari signori, al di fuori del sommo e Obscurio, è differente. Infatti, questi vengono creati sul momento, semmai ne parlerò più approfonditamente in altri video. Ho pensato fosse rilevante in questo caso, dato che Devil Phoenix non può essere stato richiamato, o almeno non dalla parte del male, dato che il popolo dell'aria originariamente era un popolo del bene. Da questa rinascita non sappiamo quanto tempo passi, ma probabilmente subito dopo questi avvenimenti le battaglie riprendono e infatti vediamo subito Grandalbero e Armageddon menarsi fortissimo. Armageddon sembra avere la meglio fino a quando non arriva Thorg, che con il suo colpo d'ariete ribalta la situazione. Intanto Devil Phoenix, volando sopra il mare di Gorm, viene attaccato a sorpresa da Nobil Mantis e qui inizia il loro scontro. Mentre tutti combattono, Magor convince Obscurio ad andare a prendere l'occhio della vita nella caverna di Roskamar, dato che, a quanto pare, è l'unico capace di sopportarne l'energia senza soffrirne. Però, a metà strada, Obscurio incontra il sommo luminescente, intenzionato a fermarlo. Il Signore della Luce cerca di farlo desistere dal suo compito, dato che la loro battaglia potrebbe sconvolgere l'intera isola di Gorm. Ma Obscurio è intenzionato a ottenere una rivincita su di lui, dato che l'ultimo scontro che hanno avuto è terminato con la sconfitta del principe del male. Quindi la battaglia inizia, e termina soltanto quando Obscurio si sente costretto a ritirarsi, nonostante anche il sommo fosse in difficoltà. Magor decide di schierare tutto il suo esercito in uno scontro finale nella gola della disperazione. Così facendo, anche i signori del vulcano e dell'aria sono chiamati a schierarsi e quindi ad abbandonare all'improvviso i loro scontri ancora in corso. Di conseguenza, anche i popoli del bene cominciano a prepararsi per questa ultima battaglia. Nuovi esseri misteriosi e giganteschi cominciano ad apparire. Tutti i combattenti si trovano schierati nella gola della disperazione. Sull'isola c'è silenzio e calma. Poi
All'improvviso, il sommo luminescente e oscurio si caricano a vicenda, dichiarando l'inizio del conflitto. E così termina l'eclissi finale, anche se nessuna eclissi è mai stata nominata. Grazie per aver visto il video. Se vi è piaciuto mettete like e condividete a chi potete. Sarebbe davvero di aiuto. Ciao!